Io e Betty dicevamo, ma in queste lagune è strano, non ci sono fenicotteri, c'erano svassi, aironi tantissimi, tantissime specie ornitologiche, ma no fenicotteri. E ci domandavamo come mai non c'erano i fenicotteri. Siamo arrivati in questo punto della laguna, non ci sono qualche fenicottero, ce ne sono migliaia, una cosa incredibile. Tutti assieme. Sono poi. tutti qua. Glu 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 glu. Generalitat Valenciana, siamo al Port de Peniscola. Ebbene sì, siamo arrivati a Peniscola. Ora andiamo a vederci la città, che è là sopra, Che è la questa parte qua. vecchia, con il castello sulla cima. Saliam, saliam, che la città sta in salita. Hanno girato pure alcuni film qui, tra cui Il Cid del 61. il Cid del 61 che tu conosci? Sì, l'ho già visto, un film spagnolo un po' di vecchio. tanti anni, un po' vecchio. Ciringhito de Pepe del 2014, Quello che non non lo lo conosco. conosciamo, e il Trono di Trono Spade. di Spade del 2015, questo è un po' più conosciuto per la plebaglia come me, che ha poca conoscenza cinefila. Quindi entriamo nella porta del castello. Messere, vuol dare il permesso d'accesso a questa signorina? Credo la città si chiama Peniscola, non Peniscola. Scrivetemelo nei commenti perché non so esattamente come sia la pronuncia corretta. Mura da cinema proprio, perché sono mura templari molto imponenti, ben conservate. Che bella vista da qua. Ora andiamo a visitare il castello di Peniscola. È un castello costruito dai cavalieri templari, finito dai Montesani nel XIV secolo e modificato posteriormente da Papaluna. Entriamo e vi facciamo vedere cosa c'è di bello al suo interno. Melin, all'ingresso di questo castello, a parte che non si può fumare, non si possono portare i cani, non si può venire con bibite, bisogna avere la mascherina, però bisogna essere nudi, perché non vogliono il costume. non vogliono il costume, quindi solo naturalisti.
Ora entriamo nella porta. Molto ben conservato, è proprio un castello da girarci un film. Prossimo film che studieremo, Mauro. La nostra produzione Verrà fatta qua. Che meraviglia! Tenemos anche il nostro Carletto laggiù. Qui. Questo è un porto dei pescatori. Non mi sembra per niente accessibile al diporto nautico. C'è qualche barchetta a vela là a sinistra sulla diga, ma poca roba. Ho appena fotografato Napoli col Vesuvio, lo vedete là alle spalle? Ecco, Bettina, dove è arrivata la Bettina? Peniscola. Siamo appena stati a visitare il castello qua sopra e la città vecchia, che è la parte alta. Molto molto bella, ben conservato, ben sistemato e Spettacolare. proprio bello. La Betty che domina il drago con sullo sfondo Peniscola. Subito, guarda cosa ha preso subito. Cosa hai preso? La cresta. Vabbè. Poi lei preferisce le corna. Simbolo fallico. Oh, Mauretto. Un rapido passaggio della città di Valencia. Sì, non ci fermiamo perché Non ce l'abbiamo voglia. non ne abbiamo voglia, l'abbiamo già in parte vista sia io che lui, che Mauretto. Per lavoro, però più che altro. Però è troppo incasinato da fermarsi col camper, quindi andiamo oltre. E lasciamo anche il posto di questa notte. El Palmas.
È il Palmar. È il Palmar. Mauro, i nomi, manco uno ne azzecca. Siamo in un piccolo borghetto di pescatori a sud di Valencia. Ieri sera, quando siamo arrivati, tutta la gioventù valenziana era a chi che ammirava il tramonto sulla laguna, che andava là dietro le montagne, il tramonto, era molto bello. Qua è pieno di uccelli, siamo proprio in mezzo alle lagune, molto bello. Questa donna della mia vita, chissà quando l'ho spedita. Spedita dove? Ma guarda il colore, Che con colore? tutto il mio cuore. Programmi di oggi? Programmi di oggi, se riusciamo andiamo ad aggiungere i nostri amici. Non vi sveliamo nulla, li vedrete poi nei prossimi video. Non spoileriamo, quindi vedrete tutto, vedrete tutto. E magari ci rilassiamo un paio di giorni, visto che le giornate sono molto belle, calde, ci rilassiamo un paio di giorni al sole. E dopodiché decideremo quali programmi fare per il prossimo. Sapete che noi partiamo e abbiamo un programma di massima, ovviamente, ma è molto di massima, nel senso che quando siamo per strada quel che ci ispira facciamo, cioè, quindi non è che dobbiamo impostare tutto, e quindi continuate a seguirci perché vi incuriosirà quello che noi facciamo volta per volta. Siamo tornati in Sardegna, Teulada. C'è Teulada, com'è possibile? Aiuto! Speriamo che non ci sia il poligono militare. Pure qui, ci manca pure quello. Prima spesa spagnola, dopo una settimana avevamo ancora tutta la roba della barca che ci siamo portati dietro, ne abbiamo ancora, poi l'abbiamo fatto un po' di spesa anche in Francia. Ecco, prima spesa spagnola al Mercadona, che effettivamente è un ottimo rapporto qualità-prezzo. 100, tutto questa roba qui, 118 euro. In Italia penso ne avremmo spesi almeno 150, 200. no, 150. Anche per me un po' qualcosina. Insomma, buona qualità-prezzo. Partiamo? Ci aspettano i nostri amici a Santa Pola, quindi andiamo a Santa Pola. Molto velocemente, guardate con chi siamo arrivati. Buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutta la community di Sailing Ronic. Ciao ragazzi. Questi sono gli amici, eccolo Dado, questi sono gli amici di cui vi abbiamo parlato questa mattina, non volevamo spoilerarvi chi erano e naturalmente ci siamo ritrovati qua anche in Spagna. Sono Rita, Roberto E Dado che è lassù, eccolo qua. Adesso però mangiamo. È ora di pranzo, abbiamo fame. È già tardi per colpa Forza, mia, ci sei. sono io il responsabile di questa... Tutti a di tavola. questo adesso ritardo. recuperiamo Mauro. Bene. Oggi avete un nuovo cameraman. E che cameraman, ragazzo mio. Cin, salute, Beh, Cin, cin, cin. andiamoci dentro. Parmigiano non ne ho messo. Ultima portata. Ultima forchettata. Cucchiaiata, se per Poi- quello. E poi, siccome Dado adesso ha 2 GoPro in mano, Certo, per i 2 canali, alla Certo. fine tiriamo una monetina e vediamo chi editerà il video. va bene. Spero Betty. Facciamo fare a Dado? No, dici? no, no, Non lo no, puoi no. editare tu? Io a questo punto devo spezzare una fiocina Rita Io una canna da pesca. perché mi ha fatto ritornare bambino. Quando mia nonna, mia mamma, io tornavo a casa da scuola, mia mamma lavorava e c'era mia nonna che mi presentava queste cose qui.
Le zucchine ripiene. Le zucchine ripiene. Mi ha fatto tornare bambino. Però ti ho fatto emozionare anch'io con 2 bottiglie di Nero di Troia, No, oggi stiamo qua, non ci muoviamo più e non guidiamo più perché sennò qui la guardia civile ci blinda. Perché No, dividila con me, che io ne ho mangiato una, vai. Vedi. io ne ho già mangiate Sempre 2. una volontaria. Ma anche perché sono davvero buoni. Complimenti, davvero complimenti. Aspetta che ti do il... Vai. Beh, anch'io devo rendere un po' onore alla cucina di Rita, e mica Cavolo, solo Mauro. se non gli rendi onore tu, che cavoli, non ti cucina più i prossimi giorni. Posso dire a Davide che veramente, Davide, hai fatto veramente un prodotto fantastico. Io che da Ligure vado spesso in Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta è la montagna dei Liguri e quindi lo conosco. la conosciamo bene, quindi le grolle, tutto quello che facevamo con la Valle d'Aosta, quindi è notevole. Quindi Davide, torneremo, preparane di più. Fanne un po' anche per noi, che ci siamo anche noi tra poco, anche se abbiamo iniziato a produrlo pure noi, vediamo come uscirà, non sappiamo se è a questo livello. Comunque Davide, aspettiamo anche il tuo GNP. Volentieri, grazie. Ci facciamo 2 passi con Roberto, Rita, Dado e Mauro. 2 passi lungomare. Dado, aspettami! Dobbiamo spiarli. Appostati. Appostiamoci. Li vedi? Laggiù. Laggiù, eccoli, sono sulla spiaggia, Spostati piano piano. di nascosto. Sempre lì. Loro hanno il sole contro, quindi è più difficile che ci vedano. Esatto, Saliamo lì sopra. vai, Avremo una visuale migliore e una possibilità aiuto. più bassa che ci vedano. Betty, ci sei? Ci sono, pian piano, ma ci sono. Li vedo. Sono lì. Eccoli, là, lontano. Andiamo in quella duna, sei Sì. pronta? Pronti? Via. Aiuto. Vieni, Betty. Io non ho più l'età per fare queste cose con i ragazzini. Andiamo. Ragazzi, se vi sta piacendo la nostra missione, lasciate subito un bel like. Buongiorno a tutti. Buongiorno da parte di Mauro e di... Dado. Eccoci, siamo qua. Dove siamo, Dado? Non me lo ricordo. Nella spiaggia vicino ad Alicante. Sì. Il nome non me lo ricordo neanche io. Santa Pola. Santa Pola, bravo, bravo Dado. Siamo alla spiaggia di Santa Pola. Questi sono i nostri camperozzi. E andiamo a vedere un po' com'è il mare? Certo. Abbiamo tutti questi camper parcheggiati qua, che ce ne sono veramente tantissimi, un po' di tutte le nazionalità, ma non italiani. Italiani siamo rimasti solo noi. Ecco Dado, che sei sopra questa spiaggia di alghe. Ci sono tante alghe, però è limpida l'acqua. L'acqua è molto limpida, deve essere anche bella freschina. Sì, credo di sì. Poi più tardi, quando si alza un po' il sole, si calma un pochino questo vento, proviamo a fare bagno. Va bene. Ok? Di là giù dove c'è lo spiaggione. Quella che vedete qua sullo sfondo è Alicante. Abbiamo una temperatura che va dai 10, 12, 14 gradi di notte. C'erano 14 gradi e 2 adesso. Adesso 14 gradi e 2, precisissimi perché loro hanno la temperatura, hanno il termometro in camper.
e durante il giorno arriva a 20-22 gradi, quindi Sì, considerando che siamo al 6 di novembre si sta decisamente bene. Certo, sì. Molto spesso quando si è in giro con i camper così liberamente tra una spiaggia e l'altra, ci si pone sempre la domanda: come si fa con l'energia a ricaricare? Questi sono i nostri pannelli, Collegati a una batteria. bravo, che è questa qua. E qui ci stiamo caricando le nostre biciclette. Noi l'abbiamo collegato stamattina al nostro. Voi l'avete collegato stamattina, ma adesso digli a papà che è mezzo in ombra, meglio che lo metta davanti. Sì. Però Perché? non so se ci arrivano i cavi. Ah. Perché noi abbiamo la batteria lì. I piedini della Betty, il nasone della Betty, le tettine della Betty. Basta. Adesso? E Mauro? Adesso? Che mi fa sempre incazzare? Adesso? Abbiamo dovuto rifare questo video perché questo qua dietro la telecamera, stai fermo e guardami, mi fa le domande, ma non aspetta le risposte, fa come sua madre, uguale, fa le domande, poi non aspetta delle risposte e parla da solo, quindi che cosa devo dirgli? Lascio parlare, mi interrompo e fa tutto lui.